Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Recentemente ci siamo trasferiti dal sud al centro della California. Recentemente abbiamo traslocato dal sud al centro della California. Avete notato la differenza? Ci siamo trasferiti e abbiamo traslocato. In italiano queste due parole vogliono dire più o meno la stessa cosa. Come si usano? Di solito si usa più spesso trasferirsi perché è più un concetto generale rispetto a traslocare. Trasferirsi è di solito quando una persona cambia abitazione, cambia casa, ed è un verbo riflessivo perché l'azione si fa su se stessi. Se siete curiosi, ho altri video proprio sui verbi riflessivi. Traslocare è un'azione sempre di cambiare casa, ma riferita ai mobili, cioè sono inclusi anche il divano, la televisione, il tavolo, il letto, eccetera. Quindi trasferirsi è più generale, quando dici mi trasferisco a New York, rispetto a trasloco a New York non si usa tanto, perché traslocare è proprio collegato all'azione di prendere gli oggetti e portarli in una nuova casa. Quindi nel parlato comune trasferirsi è molto più popolare. E nel video di oggi parleremo proprio di questo, del trasloco che abbiamo fatto. Quindi ci sarà tantissimo vocabolario utile e anche un quiz alla fine. Quindi rimanete fino alla fine per fare il quiz di vocabolario insieme a me. Ovviamente se seguite il mio canale già da un po' vedrete che questo non è il mio solito sfondo e questo perché io sono già nella casa nuova. Quindi adesso racconterò al passato tutto il percorso, tutto quello che abbiamo fatto per venire nella casa nuova. Allora, cominciamo. Circa un mese fa, più o meno, un mese e mezzo, siamo venuti qui nella città nuova per vedere degli appartamenti. Quando abbiamo trovato l'appartamento che ci piaceva di più, abbiamo firmato il contratto con i proprietari di casa e abbiamo chiamato il nostro ormai vecchio proprietario per dargli la disdetta. Dare la disdetta è un'azione che si fa quando vivi in una casa in affitto. Se la casa è tua di proprietà, vendi la casa, ma se sei in affitto come noi, dai la disdetta al proprietario. Quindi dici: guarda, mi dispiace, ma vogliamo cambiare casa, non vogliamo più vivere qui. E a quel punto, con la disdetta data e il contratto firmato, abbiamo pensato, forse potremmo contattare una ditta di traslochi, perché tutti e due, sia io sia mio marito, lavoriamo a tempo pieno, quindi era un po' difficile organizzare tutto il trasloco, i pacchi, poi questa città è un po' lontana, è a circa 4 ore di macchina da quella precedente, quindi abbiamo chiamato 3 ditte di traslochi per chiedere dei preventivi, quanto costava fare un trasloco più o meno di una casa con una camera da letto. Quando ci hanno portato i preventivi, in realtà abbiamo detto: ma sai che c'è? Possiamo farlo da soli. E quindi abbiamo cominciato a prendere le misure dei mobili, prendere le misure di tutto quello che avevamo. Una volta capito quanti oggetti e quante cose avevamo da portare, abbiamo iniziato praticamente subito a fare gli scatoloni, a impacchettare i libri, a fare le valigie con i vestiti e soprattutto a imballare le piante. Dopodiché abbiamo contattato i fornitori. I fornitori sono quelle persone, o meglio quelle aziende, che forniscono servizi come la luce, l'acqua, il gas. Quindi abbiamo chiamato i fornitori, anche internet, per dare la disdetta anche a loro e dire: guardate, cambiamo indirizzo, quindi cancellate i servizi a nostro nome qui. Ovviamente quando c'è un trasloco gli scatoloni non sono mai abbastanza e quindi ho avuto la fortuna di vivere una mini esperienza molto americana. Ok, sono spettinata, sono le 8 di mattina e oggi un sogno è diventato realtà. Per la prima volta in vita mia ho guidato un pick-up e non solo, sono venuta a Home Depot, che è tipo un ingrosso per le cose per la casa, con il pick-up, cioè questo è un sogno.
Ta-da! Cioè, addirittura le sbarre. Io sono al 7° cielo, quindi adesso andiamo da Home Depot. L'unica cosa triste è che devo comprare solo lo scotch, niente di emozionante, niente di grosso da mettere nella carrozza. Quindi niente, andiamo a comprare lo scotch per gli ultimi scatoloni. Un commento sul pick-up. In realtà non è nostro, è il pick-up di mio suocero che usa per lavoro, ma ce lo ha prestato oggi perché wow, ok. Ce l'ha prestato oggi. Hello. Ce l'ha prestato oggi perché sta controllando che la nostra macchina vada bene. E quindi niente, oggi guido il pick-up, ma solo per oggi. Purtroppo si vede che non sono abituata ad avere il pick-up perché ho comprato gli scatoloni e li ho messi dentro in macchina con me invece che nel baule dietro. Vabbè, pazienza, non importa, ma vi voglio far vedere una cosa fantastica e mamma mia, si vede proprio che sono stanca. No, una cosa fantastica ed è questa. Cioè, il freno a mano è quello di una volta, cioè vi faccio vedere, è bellissimo, è bellissimo. Allora, accendiamo la macchina e cioè ha il bottone per togliere il freno a mano. Cioè, ma stiamo scherzando, è fantastico, assolutamente voglio un pick-up. Però ovviamente non potevamo usare questo pick-up per fare il trasloco, quindi abbiamo noleggiato un furgone. Attenzione, la differenza tra noleggiare e affittare, che ho detto prima. Noleggiare è per un furgone, per una macchina, per una moto, di solito è per un mezzo di trasporto oppure un oggetto. Affittare invece si usa per delle abitazioni, quindi affittare una casa, affittare un appartamento, affittare un bungalow, ma noleggiare una roulotte o un camper. Ok? Quindi questa è la differenza tra noleggiare e affittare. Noleggiare, affittare. Quindi dopo aver noleggiato il furgone lo abbiamo caricato. Abbiamo tante scatole, ma ce n'è una in particolare che è enorme, è veramente grandissima. Soprannominata adesso Big Bertha, la grande Berta, perché è veramente gigante, ma insomma sì. Manca questa scatola, la televisione, un paio di sedie, le piante, ci siamo, ci siamo. Poi domenica abbiamo pulito tutto l'appartamento e devo dire che è stato un po' strano vedere la nostra prima casa così vuota, senza niente. Una volta chiusa la casa e chiuso il furgone, siamo partiti e siamo arrivati domenica sera qui alla casa nuova e abbiamo scaricato il furgone. Attenzione, caricare e scaricare. In italiano il suffisso S spesso e volentieri significa negativo, qualcosa che è il contrario della parola. Se caricare significa mettere nel furgone, scaricare vuol dire togliere dal furgone. Quindi abbiamo scaricato tutto e per le 2 settimane successive abbiamo sistemato la casa. Siamo molto felici perché adesso viviamo in una zona molto più tranquilla, con molte meno persone e soprattutto circondati dalla natura, che per me è la cosa più bella perché si possono fare molte attività a contatto proprio con la natura. Ok, questa era la storia del mio trasloco, ma quanto vocabolario ti ricordi? Pronti per il quiz? Andiamo!
Ok, questo era tutto per oggi. Spero che questo video, un po' di chiacchierata, un po' di vocabolario sia stato utile. Se sì, fammi sapere nei commenti. Hai incontrato nuove parole che non conoscevi? In generale, se hai qualsiasi tipo di commento, domanda o feedback per me, di nuovo, scrivilo nei commenti. Come sempre, grazie per essere qui. Noi ci rivediamo su Instagram, dove quasi tutti i giorni pubblico aggiornamenti sull'Italia, l'italiano, la lingua, la cultura e un po' di vita personale, altrimenti ci vediamo sempre qui nel prossimo video. A presto! Ciao!